Ciao ragazzi, bentornati al canale. La puzza di benzina, la puzza quella sana, e siamo finalmente in compagnia dell'auto che mi ha fatto sognare probabilmente per 35 anni. È proprio lei, è un monumento questa, non è un'auto, perché questa è davvero un pezzo di storia su quattro ruote. È una Jaguar XK120 OTS, Open to Seats. E siamo ovviamente sempre con lui, con il nostro mitico zio Ferruccio Zanetti, e guardate che mezzo. Io non ho letteralmente parole. Questa macchina è una cosa fuori dal mondo. Guardate. (1954), una vettura messa in produzione da Jaguar dal 1948 proprio fino al 1954. Vettura importantissima per Jaguar, perché grazie a questa vettura Jaguar iniziò a regnare letteralmente nel mondo delle corse grazie al suo motore XK, proprio il motore che sulla XK120 fu montato per la prima volta. XK120, 120 cos'è? Sono le miglia orarie che nel 1948 questa macchina riusciva a percorrere, ed era, indovinate un po', l'auto più veloce del mondo, proprio nel 1948. Che sound! Ha un'auto importantissima, ragazzi, questa per Jaguar, è un'auto importantissima proprio per la storia dell'automobilismo. Questa è la prima auto sportiva prodotta da Jaguar nel dopoguerra, dopo la mitica Jaguar SS. Questa XK120 fu prodotta dal 1948 e da subito ebbe un grandissimo vantaggio, perché batté il record mondiale di velocità e fu l'auto più veloce in commercio all'epoca. Ebbene sì, non ce la facevano neanche le Ferrari e le Aston Martin di serie, ovviamente parliamo di auto di produzione di serie, a stare dietro a questa macchina qua. Tutte le prime prodotte dal 1948 al 1950 erano completamente in alluminio. Dal 1950 in poi le parti in alluminio, per una riduzione dei costi di produzione, furono solamente il cofano, le portiere e il baule posteriore. E non era una scelta da braccini corti, perché all'epoca quest'auto costava solamente 1280 sterline. Era un'auto anche abbastanza economica paragonata a tutte le sue concorrenti dell'epoca, che erano ovviamente auto di grandissimi blasoni. Ma la vera importanza di quest'auto è tutta sotto il cofano, perché con questo motore Jaguar si spianò la strada pronta per andare a fare letteralmente il culo a tutti nel mondo delle competizioni, proprio con questo motore XK,
che venne montato poi ovviamente potenziato sulle C-Type, che vinsero insieme alle D-Type per anni e anni di fila a Le Mans, e non c'era nessuno che riusciva a starle dietro, non c'era una macchina che riusciva a battere Jaguar in quegli anni. E con questo motore XK, che venne introdotto nel 1948, Jaguar, con le sue varie evoluzioni di questo motore, che è un capolavoro, arrivò sino al 1992. Questo esemplare è un conservato completamente originale del 1954, importato dall'America, con le sue ruote in acciaio, profili bianchi. Abbiamo gli spats posteriori, che sono queste coperture dei cerchi che erano state fatte proprio per motivi aerodinamici. Gli spats potevano essere anche aperti, ovviamente rinunciando a un po' di aerodinamicità per poter montare i famosissimi cerchi Jaguar a raggi, che sono installati su diversi modelli Jaguar, tra cui anche tutte le successive, comprese le 140 e 150. Il mitico motore XK era un 3.4 da 160 cavalli che permetteva più di 70 anni fa a quest'auto di passare i 190 km all'ora. Un'auto che riuscì a vincere numerosi addirittura rally. Non era la più veloce nelle competizioni, ma riusciva a classificarsi anche bene su delle gare proprio di velocità, dove gli avversari erano avversari di ben altro calibro. Riuscì ad arrivare tra i primi posti in più occasioni, e comunque fu la vettura che diede il là proprio a William Lyons per poter dire: adesso facciamo sul serio, questo motore è una bomba atomica e andiamo a spaccare il culo a tutti con le competizioni. Infatti, stesso motore, XK3.4, ovviamente sempre migliorato sulle C-Type. Poi, ciao, ti saluto, vinceva sempre e non faceva passare sonni tranquilli neanche a Enzo Ferrari. Andiamo a guardare l'interno di questa macchina, ragazzi. Questa, come vi ho detto, è una OTS. C'erano tre versioni della XK120, la OTS, che è Open 2 Seats, aperta 2 posti, poi c'era la FHC, che era la Coupé, Fixed Head Coupe, e c'era la Drop Head Coupe, la DHC, che era sempre un cabrio ma aveva una cappottina che quando si nascondeva rimaneva qui in evidenza, visibile. La OTS è in assoluto la vettura migliore dal punto di vista collezionistico, anche a livello di quotazioni. Queste auto in condizioni spaziali arrivano a raggiungere quotazioni da sceicchi e vengono battute all'asta nelle più prestigiose aste al mondo. Guardate l'interno, volante enorme, ma proprio a dir poco enorme, solo 2 posti con il sedilino centrale. Ferruccio nel frattempo fa i mestieri, sta pulendo tutto, e qua c'è una puzza di benzina, ragazzi, che tra un po' mi tira il cannello. Guardate la strumentazione, questa auto ha un difetto enorme che è invisibile dentro, io non ci sto, probabilmente gli inglesi erano molto piccoli quelli che l'avevano progettata. Parabrezza, guardate, a staglio, così, questo enorme volante, e non c'è più nulla. Non c'è davvero più nulla. Apertura delle portiere con questo laccetto, guardate, da qua. Questa non è decisamente una macchina da lasciare in giro, perché te la fregano come niente. Guardate, tac, e apri la portiera. Sul discorso linea non c'è nulla da dire, perché qui siamo esattamente in quel periodo d'oro di Jaguar, dove era in grado di produrre delle auto pazzescamente stupende. La purezza delle linee, proprio quella che fa impazzire i collezionisti, è proprio iniziata qui, su questi modelli. Il prestigio che ha questa vettura l'hanno molto in pochi, ma davvero un prestigio a livello collezionistico puro. Ma come andrà su strada? E soprattutto, ci passerò io in quella cabina? È davvero minuscola, ragazzi. Avete questo volante enorme, è grande così, e dentro lì non c'è spazio, ma neanche per un nano, forse proprio una persona piccolina
tipo Ferruccio, che lui è bassettino, lui ci sta bello comodo. Io ragazzi non ci passo, sono grasso, sono obeso, e anche se quest'auto è il sogno della mia vita, potrebbe essere annullato dalla mia altezza e dalla mia grassetta. E guardatelo il motore XK 3.4, questa macchina, come vi ho detto, è un conservato, è ferma da moltissimi anni, non è stata restaurata, è così come era nel 1954, motore testate in alluminio, doppio albero a cam in testa, abbiamo 2 carburatori SU, guardate che belle bestie, ancora tutto originale, tutto originale. Questa bottiglia che sembra quella dell'acqua levissima è l'acqua del tergicristallo, un motore che ha scritto pagine di storia, ragazzi. Io non so, per me questa macchina significa tantissimo, perché io sono un maniaco sessuale giaguarista, ma ragazzi, ma avete presente che cosa rappresenti davvero nella storia dell'automobilismo il motore XK? Andatevelo a studiare se non lo sapete, questa cosa è davvero un monumento. Che casino, è incredibile, sembra un aereo, Ferro, e ragazzi è veramente invisibile. Io sono seduto adesso al posto del passeggero, mamma mia, ma fa un casino. Sembra di partire con lo Spitfire, Ferro. Mamma mia che sensazione, roba d'altri tempi, ragazzi, guardate che muso, cioè, una roba fuori guardate che volante, è una roba immensa. Qui non abbiamo nulla di elettronica, nessun servosterzo, nessun ABS, nessun sincronizzatore, abbiamo che puzza. La sensazione a bordo di quest'auto mi ha solamente lasciato un attimo perplessa questa cosa, che quest'auto sia veramente piccolissima dentro, è invisibile, è per i nani. Cambio MOS, 4 rapporti, mamma mia, siamo catapultati negli anni 50. On the road con zio Ferruccio. Adesso ragazzi faremo un piccolo esperimento sociale, andiamo a vedere se Nasello ci passa dentro questa macchina qua, perché mi sono già provato a sedere in officina e non ci sto, cioè proprio dietro il volante non ne ha fo. Quindi proviamo a fare un esperimento sociale, ma sarà proprio un esperimento proprio piccolissimo e cortissimo, proprio per dire: ho guidato l'XK 120 sperando di starci. Bisogna essere magri nella vita e piccoli, e io sono alto e grasso. Cazzo ragazzi, aia, porca puttana, aspetta, aia, la gamba, non ci passo con la gamba. Ferruccio ride come un coglione, porca puttana, ma che cazzo hanno fatto la macchina per i puffi? Cazzo di inglesi, ma porca puttana. Ragazzi, sono a bordo di 300.000 euro di macchina. Come cazzo, dov'è la prima? Questa? Aspetta, parto. Ragazzi, mi sembra di essere seduto sulla tazza del cesso. Anzi, mamma mia che mezzo.
ma è troppo piccola. Come cazzo si fa a guidare una macchina così piccola? Aspetta, tienilo così, perché sennò non ci credono che non ci sto. Aiuto, aspetta, i freni, non frena, è normale che non frena un cazzo. Freni a tamburo, ragazzi, qua, le frecce ce le ha. Queste sono le frecce, sul volante sono le frecce, ragazzi. Mamma che paura. Dove vado qua, a destra? Aspetta che rimetto la frecciale, ecco, ce l'ho ancora. Sentite il rumore del cambio mossa. Mamma mia, fare una curva è impressionante. Perché voglio andare piano, ragazzi, sto andando come un cannone con l'XK120. Mamma mia che paura. Io vado piano perché sta macchina qua, ragazzi, se per sbaglio succede qualcosa, io neanche se lavoro per le prossime 3 vite ho i soldi per ripagarla. Fare le curve con questo volante così è incredibile, è una sensazione stranissima. Aspetta che cerco il freno. Ma non frena davvero un cazzo questa macchina qua. Bisogna metterci 4 dischi, ma bisogna anche cambiare la posizione dei sedili. Non ci passo. Questo dove vuole andare? Ragazzi, fatemi passare. Aspetta, ho messo la retro o ho messo la prima? No, ho messo la retro. Te l'ho detto che ho messo la retro. Mamma mia, che sound che c'è questa bestia qua. Io credo che possa bastare per me, ragazzi. Ho una paura folle con questa macchina a guidare, ed è un'auto che veramente ha un valore che è incredibile, perché qua parliamo di centinaia di migliaia di euro, e se ci stessi perlomeno dentro riuscirei forse a non avere così tanta paura, ma non riesco davvero a entrare e a uscire da questa macchina. Soprattutto non riesco ad avere lo spazio fisico per le gambe, per trovare i pedali, ed è una cosa che mi fa veramente molta paura. Sì, è già partito, e cazzo non riesco ad uscire. Come faccio ad uscire? Inglesi di merda. Io vi ho sempre amato e voi mi avete fatto il sogno della mia vita, che io non lo posso guidare perché è una macchina per i nani. Però madonna, che mezzo è? Mamma mia, ma che mezzo è? Dopo questa giornata, ragazzi, farò un'operazione, mi farò accorciare le gambe di 40 centimetri e non mangerò più, che ne so, per un anno. Almeno tra un anno torno piccolo e magro e posso guidare l'XK120 OTS. Invece lo zio Ferruccio, e lui va bello spedito perché lui è piccoletto e lui ci sta bello, bello come il sole. Guarda come sta bene lo zio Ferro, cazzo, grande zio Ferro. E ho davvero troppa paura, ragazzi. Questa macchina qua ha questi freni che devi fare moltissima pressione per frenare, non mi ci passa la gamba sotto il piantone dello sterzo e non riesco a schiacciare i freni, quindi per me è meglio lasciare perdere, soprattutto perché questa macchina, se costasse 5.000 euro, me ne sbatterei le balle. Ma esemplari conservati tipo questo, Ferruccio adesso ok, deve finire la messa a punto, deve rimetterla a punto in tante altre cose, altri dettagli, ma esemplari del genere, guarda che non è difficile che superino i 200-300 mila euro di valore, alcuni anche molto di più sono stati battuti all'asta. Ma che sound c'ha? Sembra uno Spitfire, ma sembra uno Spitfire, è assurda sta macchina. E torniamo a casa. Un'esperienza incredibile, sempre con lo zio Ferro, grandissimo Ferruccio Zanetti. Qua ormai la luce è sempre meno, ma questa è stata proprio un'esperienza che nella vita prima o poi avrei voluto fare. Questa macchina è stata per
tutta la vita forse il mio sogno, e ho capito solo una cosa, che per avere un XK 120 OTS in primis devi essere uno ricchissimo, perché devi essere per forza ricchissimo. Secondo, devi essere molto appassionato Jaguar e devi capire la storia di quest'auto, perché è un'auto così importante. Ma il terzo punto, che fino ad oggi non avevo assolutamente la minima idea che fosse così, è che devi essere piccolo e magro. Quindi tutta l'antitesi di Nasello, che è povero perché non avrò mai i soldi per comprarne una. Sono grasso come un maiale e sono anche abbastanza alto. In questa macchina purtroppo non ci sto. Quindi rimane comunque un vero e proprio capolavoro di auto, un monumento alla storia dell'automobilismo, ed è stata proprio lei, solo lei, quella che diede il là a William Lyons per andare veramente a vincere l'impossibile nelle corse. Quindi ragazzi, dopo questa esperienza veramente forte, divertente anche sicuramente per voi, perché c'è stato un po' di cabaret, e dall'officina del grande Ferruccio io vi mando un abbraccio. Come di consueto, iscrivetevi al canale, mettete like, o se no fate un po' quello che volete. Resta il fatto che sta macchina qua me lo fa venire veramente duro, peccato che non ci passi. Ciao Bagai!